Buongiorno a tutti o ben ritrovati in Mastica l'Italiano con Roberto. Oggi sono insieme a un ospite speciale, Simone, il ragazzo di mia sorella, che è un po' della zona. Dove ci troviamo? Ci troviamo in provincia di Messina, precisamente a Dinnammare, che si trova sui Colli San Rizzo. Siamo circa a 1050 metri di quota e la cosa particolare di Dinnammare è che è il punto più alto da cui si possono vedere entrambi i mari, sia il Mar Tirreno sia il Mar Ionio. Ok, e si possono vedere anche le isole Eolie. Sì, Ho fatto già qualche ripresa in lontananza dal santuario, perché dovete capire che per chi incomincia da sotto a fare la camminata, c'è chi la fa anche in bicicletta, ma con calma, prima facciamola a piedi, si può arrivare alla vetta che è appunto il santuario. Come si chiama il santuario? santuario di Dinnammare. Dove c'è una piccola chiesa. Noi stiamo partendo proprio da lì per poi fare il giro e finire di nuovo lì. Seguiteci in questa avventura di circa 14 km a piedi 4 ore e e mezzo di camminata circa. a dopo. Si sentono le capre. Comunque abbiamo notato che questo sentiero è un po' disastrato. Devo dire che la vegetazione è molto rigogliosa, quindi camminare attraverso il sentiero è un po' più difficile di quello che pensavo. E poi non ho le scarpe proprio adatte da trekking, quindi si scivola un bel po'. Proseguiamo. Ciao! Ah, ma sono due! Ci stanno seguendo davvero! Ah, si sono fermate perché ci siamo noi. Ci sono queste due mucche che ci seguono forse. Comunque le sentiamo da questa parte. Ci stanno seguendo le mucche. Non siamo soli. Il problema è che vedete una bella mucchina e il suo vitellino, ma sulla destra c'è un toro. Fai una cosa, passa tu avanti che c'è la maglia rossa. Così... Giustamente Simone mi faceva notare che ho la maglia rossa. Ora non lo so se è una cosa reale o se è solo uno stereotipo. Ma è andato forse qua sotto. Prendiamo questo sentiero, evitiamo una bella cornata, anche se evitiamo fino a un certo punto, perché qui evidentemente sono passati, hanno lasciato un bel ricordino. Il sentiero qua è cambiato, è molto più tranquillo, più pacifico, non ci sono animali che ti scrutano da lontano. Questa parte del percorso è molto facile, tranquilla, niente di complicato. Siamo arrivati in questa piccola area attrezzata col rifugio. Ah, è aperto. Però è una merda. Mamma mia che schifo. Vabbè, ma qui non ci va nessuno, penso, da un bel po'. C'era pure il bagno. C'era. Funzionerà l'acqua? Non credo. Vabbè. L'esplorazione è finita. Opera d'arte. Poi c'è l'area attrezzata con i tavolini. Qui sicuramente ci sono le griglie. No, No. la munnezza. Ah, vabbè, spazzatura. Ah, perfetto. Ottimo. Ovviamente tu dici facciamo questo bel trekking in mezzo alla natura e poi c'è sempre il degrado ovunque, anche in questi posti stupendi, perché le persone non tutte per
fortuna, ma ce ne sono tante che non rispettano l'ambiente. Direi che abbiamo fatto già un po' di strada, considerando il punto da cui siamo partiti. Intanto facciamo vedere questo bel paesaggio e poi facciamo vedere la collinetta da cui siamo partiti. Siamo alla sorgente, quasi, ecco. Siamo alla sorgente, quasi arrivati alla sorgente del Soldato. 160 metri, arriviamo. Tra l'altro abbiamo anche allungato la strada, però vabbè. Stavamo chiacchierando, non Sì, ce ne siamo sì. resi conto. Dai. Un chilometro in più, un chilometro in meno. Ma ormai. Anche io si scivola qua. A proposito di scivolare, intanto volevo dire che questo percorso comunque fino ad ora è stato abbastanza semplice perché è tutto in discesa, adesso incomincia a essere un po' più ripido. Il problema è che tra poco inizia la salita. Abbiamo fatto fino adesso discesa, adesso ci sarà altrettanta strada in salita. Però. Ovvio, però almeno ci siamo riposati. Poi niente, il discorso è che siccome non ho le scarpe adatte, ho delle scarpe da ginnastica più adatte al running direi o alla palestra, già sono scivolato 2 volte. E qua sono passati i cinghiali. Cinghiali? Non è una buona cosa. Comunque piccola la discesa, eh? Qua sembriamo in un paesaggio del videogioco Uncharted oppure Tomb Raider. Ah, la sorgente. Questa è la sorgente del Soldato. 1, 2, 3. Considerazione di questa sorgente, ne valeva la pena? 160 metri a scendere, 160 metri a salire? No. Assolutamente no. Carina? Ma no, non ne valeva la pena. Ma neanche carina perché diciamo che come avete visto non è che c'era tutta quest'acqua. Dai, però era particolare, capito? Era Poi- cosa che non vedi spesso. Vabbè. La vegetazione merita. Non so a che punto siamo, forse siamo a un terzo del Sì, percorso. Per fortuna non è tutta di salita. Ancora continuiamo a scendere. Ed è un problema. Più è ripida la discesa, più brutta sarà la salita. Simone ha appena preso una caccona. Si dice che porti fortuna. Dove siamo qua? No, questo qua è di un altro sentiero, però siamo comunque sul giusto. Una piccola discesa, sentiero. Ma per dove? È staccato. Ma ecco, peggioriamo le cose. Non so se avete mai visto il video diventato virale qualche anno fa del sardo che va nei boschi. Ma porca miseria! Diciamo che lui poi la via la trova. Noi non lo sappiamo ancora, ma siamo fiduciosi. Ma perché proprio là? Madonna, la cacca. Bene, diciamo che abbiamo un po' prolungato il percorso, non di nostra spontanea volontà, ma semplicemente perché qui il sentiero non è proprio ben indicato. Non è indicato in realtà. C'era scritto sentiero, però non indicava quale sentiero e alla fine erano 3 sentieri diversi che, vabbè. Poi ce ne siamo accorti e il problema è stato che abbiamo dovuto rifare la strada, che era tutta in discesa all'inizio, l'abbiamo dovuta rifare in salita. Sì, sarà stato un dislivello di 300 metri. Inoltre, Abbiamo fatto questo percorso per il paesaggio. sì, ecco il paesaggio. Diciamo che Silent Hill. sì, Silent Hill, l'esorcista, lo ricorda molto, però versione campagnola, di montagna. Sì. Non abbiamo neanche più visto mucche o capre, Sono quindi sparite. sì, siamo solo io e lui. E questa nebbia. Inoltre non abbiamo niente da mangiare. Ce l'abbiamo in macchina. Però per fortuna l'acqua ce l'abbiamo. Non sappiamo a che punto siamo, ma forse stiamo per arrivare. Sì, penso che mancherà un'oretta e mezza massimo. Più o meno. Però abbiamo il pensiero del mangiare in macchina che dà il passo. Esatto, ci dà la spinta per andare avanti.
I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I Dicevo can't. con Simone che questo paesaggio, questa atmosfera con la nebbia ha un non so che di poetico. Le foglie secche a terra. Sì, sì, questo paesaggio che incomincia a essere autunnale. Fino a ieri 28 gradi, 25 gradi. Oggi Vestito da cavaliere Jedi. mi sono dovuto adattare, ragazzi. Iniziamo a fare freddo, non c'ho la giacchetta. Ci avrebbe fatto più piacere vedere il sole e un bel cielo azzurro, però con questa calma non dispiace. E dopo tanta sofferenza, finalmente siamo arrivati al santuario. Aspetta, ancora non siamo al santuario, ancora dobbiamo fare strada. No! Però penso che ci siamo. C'è un vento. Madonna mia, ragazzi. Ah, ok. La stanchezza. Comunque vi faccio vedere qui com'è la situazione. Questa è la situazione al momento. Soli dispersi nel nulla. Vabbè, Robby, poteva andare peggio. Poteva piovere. E infatti sta piovendo. Per fortuna non molto. No, adesso non sta piovendo più. Ecco questo magnifico paesaggio spettrale. Benvenuti a Dinna Mare, con la scritta anche in greco. Perché? Perché Messina fu fondata dai Greci. Dinnammare era già un punto d'osservazione dove ci andavano i Greci. E siccome si vedevano sia il Mar Tirreno che il Mar Ionio, chiamarono, non mi ricordo come si dice in italiano, mi dispiace, che comunque vuol dire doppio mare o due mari. Oppure si pensa che provenga dall'arabo, quando ci fu la dominazione araba qui in Sicilia, si pensa che fosse la proprietà di un uomo. Continuiamo a salire questa altra bellissima salita. Un po' di là. Facciamo di là. Non ti piaceva questo bellissimo paesaggio? Sei sicuro? Mi sembra anche più difficile questa salita. Sembrava impossibile, ma ce l'abbiamo fatta. Ancora non si vede molto, ma quella è la macchina. Con questo colore fluo. Un attimino io faccio un giro al santuario. Allora ragazzi, finalmente abbiamo finito questo trekking. Adesso per finire in bellezza vi faccio vedere nuovamente il santuario, che per fortuna vi ho fatto vedere all'inizio, dato che c'era un cielo più limpido. Eccomi qua. Ragazzi, non si vede assolutamente niente. Entriamo. Volevo tornare qui dentro e c'è anche un quaderno dove è possibile firmare. Eccolo lui che mangia tranquillo. Grazie. A cosa servono i cognati? Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video, di questo viaggio, della speranza. Ringrazio Simone per avermi fatto scoprire e avervi fatto scoprire questo Di nulla, posto. abbiamo fatto mezzo sentiero. In teoria non ho capito se abbiamo fatto un sentiero intero, se abbiamo fatto... In totale, contando il percorso come strada, sì. In realtà no, perché ci siamo persi che mancava la segnaletica. Ci siamo trovati davanti un bivio che portava a 3 sentieri diversi, però era segnalato solo uno senza il nome. Continuando ci siamo resi conto che avremmo dovuto fare altri 12 km a piedi. E no. Comunque abbiamo camminato un bel po'. Non so quanti chilometri perché non abbiamo il contapassi. No, all'incirca dovremmo aver fatto 12 km. All'incirca. Comunque non è male per un trekking così improvvisato. Sì. Vi chiedo semplicemente come sempre di supportarmi iscrivendovi, lasciando un mi piace, magari un commento, una condivisione e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi.